Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Sci e Zen. In questo video vediamo una prospettiva pedagogica, educativa su che cosa fare quando il nostro mentore o il nostro maestro se ne va, oppure quando abbiamo deciso che è meglio non proseguire insieme le nostre strade, magari per decisione consensuale o perché uno dei due ha sentito la necessità di distaccarsi dall'altro. Partiamo da un presupposto fondamentale. L'incontro con un maestro o con una maestra è qualcosa che può cambiarci veramente la vita e può addirittura segnare un passaggio fra un prima e un dopo l'incontro col maestro. Perché questa cosa è così significativa? Perché l'incontro con un maestro è qualcosa che ci apre a un mondo completamente diverso rispetto a prima. Quindi cominciamo ad assorbire significati, interpretazioni sul mondo, modi di guardare il nostro lavoro, comunque la nostra expertise, in maniera che prima era completamente sconosciuta o addirittura impensabile. Quindi l'incontro con un maestro è sicuramente un sodalizio che si spera possa durare nel tempo e in particolare questo avviene soprattutto se esiste quello che viene definito da alcuni pedagogisti della clinica della formazione come transfert pedagogico, che a differenza del transfert psicoanalitico si caratterizza per essere quel meccanismo attraverso il quale ciascuno comincia a proiettare, diciamo, alcune dinamiche di tipo educativo, quindi psicoaffettivo, relazionale, emozionale, tra una persona all'altra e tendenzialmente ci si può rifare a delle figure educative di riferimento che sono legate alla nostra infanzia o comunque a periodi della nostra vita significativi entro circa i 15 anni, perché sono diciamo, è una tappa evolutiva che consente lo sviluppo psicoaffettivo della persona in prima istanza. Quindi l'incontro con un maestro, sia che si faccia ricerca, sia che non lo si faccia, è un evento che apre completamente il nostro mondo a nuove prospettive, per le quali noi sentiamo l'esigenza di essere costantemente stimolati all'apprendimento, alla crescita e alla voglia di conoscere questo nuovo mondo sotto occhi diversi. Ma ci sono casi in cui purtroppo le relazioni non vanno sempre come abbiamo sperato e quindi è necessario separarsi, allontanarsi. Possono esserci sia motivi interpersonali, ma possono esserci anche motivi professionali. Lo spettro delle possibilità è ampissimo. Tuttavia c'è una riflessione che è importante fare sia che questa rottura venga data dal caso, sia che venga data dalla necessità di operare questa frattura e questo allontanamento. La riflessione che dobbiamo fare è la seguente. Immaginiamo la relazione madre-bambino. È una relazione tendenzialmente di dipendenza perché il bambino ha bisogno delle necessarie cure da parte della madre per essere accolto, coccolato, per essere capito nei suoi più profondi bisogni e per esplorare il mondo di volta in volta. Quindi man mano che il bambino cresce poi ha bisogno di distaccarsi naturalmente e fisiologicamente dalla madre per poter esplorare il mondo sia a livello corporeo ma anche a livello psichico. Per esempio i bambini imparano a dire delle bugie per operare dentro di sé un distacco mentale e capire che la propria mente non viene letta e interpretata dall'adulto. Quindi che cosa succede quando un bambino dice una bugia? Che sperimenta una separazione da quella fusione simbolica e simbiotica che ha con la figura di riferimento e quindi comincia a percepire di avere una mente tutta sua. Quindi ci sono alcuni passaggi che è importante fare, posto che ogni separazione dal maestro è necessaria. Necessaria perché, come dicevamo, rispetto alla crescita del bambino, anche l'adulto in formazione, quando impara,
deve uscire dalla necessaria prima fase di dipendenza da parte del maestro, che è quella dipendenza del transfert pedagogico funzionale alla crescita del soggetto. La stessa cosa succede quando il ricercatore, la ricercatrice, il dottorando, la dottoranda si separa dal proprio maestro o dalla propria maestra, ovvero avviene quella sorta di separazione, di scissione fra ciò che era stato ipotizzato fino ad allora, quindi una sorta di progettualità educativa, un vero e proprio patto pedagogico, dove una persona era più portata a trasmettere delle conoscenze e l'altra un po' più orientata a riceverle, anche se sappiamo dagli studi di pedagogia ormai assodato che non è più così, non esiste l'allievo che viene riempito di contenuti dal maestro che sa. Anzi, spesso avviene una sorta di coeducazione. La relazione educativa è sempre educativa in entrambi i sensi e quindi il maestro e l'allievo si coeducano nel corso del tempo e man mano che condividono dei significati e delle esperienze insieme. Quando però capita di doversi allontanare o addirittura di dover operare una frattura all'interno del rapporto, quello che succede appunto è che è come se per l'allievo finisse un po' il mondo di significati, il mondo di network, di esperienze, di memorie che era stato creato fino ad allora e quindi si trova nelle condizioni di dover ricreare, se non lo ha fatto fino adesso, dover ricreare tutta una sorta di tessuto professionale, una sorta di anche riabilitazione affettiva ed emotiva, perché comunque l'allontanamento da una figura di riferimento è vissuta come un vero e proprio lutto emotivo. Quindi ci sono alcuni passaggi che è importante fare, posto che ogni separazione dal maestro è necessaria. Necessaria perché, come dicevamo, rispetto alla crescita del bambino, anche l'adulto in formazione, quando impara, deve uscire dalla necessaria prima fase di dipendenza da parte del maestro, che è quella dipendenza del transfert pedagogico funzionale alla crescita del soggetto. Poiché ci stiamo avvicinando sempre di più verso una prospettiva open science, ovvero di scienza aperta, per la quale la co-creazione, il co-sviluppo di idee, di pensieri, di ricerche è sempre più importante, pensare di seguire un unico filone di pensiero e di ricerca non è più sostenibile perché si rischia innanzitutto di non essere competitivi dal punto di vista della ricerca, perché si diventa ipersettoriali, perdendo di vista poi il contesto e tutto ciò che sta avvenendo nel frattempo. Ma un altro aspetto importante è che la separazione dal maestro è fondamentale, proprio come per il bambino, per sviluppare una propria mente, ovvero un proprio modo di riflettere, di pensare, quindi di sperimentare da sé all'interno del contesto di ricerca. Quindi uscire da questa fase di dipendenza porta la persona verso lo sviluppo e la costruzione di una vera e propria autonomia, anche autonomia di pensiero, perché se noi ipotizziamo ad esempio di aver seguito un docente per tanti anni, abbiamo imparato tutta la parte del fare ricerca come l'ha fatta il nostro maestro. Però occorre anche considerare che all'interno di una disciplina scientifica esistono anche altre persone che magari operano in quell'ambito in maniera completamente diversa. Ci sono quindi alcune cose che possono facilitare la metabolizzazione di queste esperienze, al di là del fatto che poi dipenda dalle personalità e da caso a caso. La prima cosa da fare è sicuramente accogliere il dolore e prendere atto che determinate separazioni avvengono e possono avvenire. Se noi reprimiamo tutti gli aspetti che ci sembrano spiacevoli o se noi neghiamo quella che poi è la realtà dei fatti, che cosa succede? Che prolunghiamo la nostra illusione di una realtà che
costruiamo come diversa da quella che poi è, e più creiamo e viviamo un'illusione, più aumenta la delusione una volta in cui ci confrontiamo con il reale dell'esistenza. Abbiamo parlato finora dell'importanza della separazione proprio perché quello che voglio trasmetterti è che questa separazione può essere per te un'opportunità di crescita non solo professionale ma anche umana, perché ti consente di andarti a cercare tutta una serie di nuovi meccanismi, di modi di pensare, di nuove strategie e anche di persone che possano aiutarti a crescere con le tue gambe e quindi sviluppare un'autonomia di tipo professionale, senza per forza rinnegare quello che è successo prima, perché anche indice di maturità personale saper integrare ciò che è stato della nostra storia con ciò che avviene di conseguenza, senza naturalmente portarsi delle zavorre emotive che comunque rovinerebbero tutte le cose nuove che invece vorresti costruire. Una volta accolto il dolore è importante dargli il giusto spazio, quindi non rinnegarlo perché non faresti altro che ampliarlo maggiormente e cominciare magari ad avere un diario riflessivo tutto tuo, e ti consiglio di scrivere con carta e penna al posto del computer o dello smartphone, perché l'attività manuale della scrittura ti aiuta a modellare i tuoi pensieri e ti dà un impatto visivo e anche educativo maggiore, in quanto ti consente di vedere in tempo reale come stai descrivendo questa esperienza. Man mano che la descrivi nel corso del tempo ti accorgerai se fra una descrizione e l'altra si è modificato qualcosa nel tuo sguardo, se c'è stato un cambiamento di prospettiva, se sei tornato o tornata indietro, o se stai facendo dei progressi, tenendo presente che ci vuole molta pazienza con le leggi dell'interiorità. Quindi non esiste una deadline per le emozioni o per l'elaborazione di alcune situazioni. Come terzo step, ricordati dei tuoi talenti, delle tue passioni. Oltre all'amore che puoi avere per la ricerca, includi nella tua routine le piccole cose che ti fanno stare bene, le cose che ti danno conforto e che ti danno piacere. Questo perché insieme alla necessaria elaborazione di un dolore è importante avere e quindi continuare a familiarizzare con tutte le cose che ti fanno stare bene. C'è un altro fattore importante che voglio condividere con te ed è l'affidarsi al proprio maestro interiore. Quando senti una crisi molto importante, quando ti senti nello sconforto, oppure percepisci un po' che il tuo mondo stia crollando perché l'altra persona non c'è accanto a te, affidati al tuo maestro interiore, affidati alla tua saggezza, a quell'immagine antica e mistica che è dentro di te e ti guida a fare le scelte più sagge del mondo. Tieni presente che la maggior parte delle relazioni, quando finiscono, non finiscono perché uno è cattivo e l'altro è buono. Molte volte le relazioni finiscono perché le persone hanno due posizioni diverse o due aspettative che ad un certo punto non sono più conciliabili. Esiste anche casi in cui viene tradita la fiducia, proprio perché uno aveva un'aspettativa sui comportamenti dell'altro, ma l'altro ha agito in maniera diversa. Imparare a stare con se stessi senza avere progetti a lunghissimo termine, quindi affidarsi al proprio istinto e al proprio maestro interiore, ti può aiutare a trovare delle strategie che non avevi pensato prima, ti aiuta a fare degli incontri che non avevi potuto ipotizzare fino a poco tempo prima, perché nel momento in cui apri la tua mente, il tuo cuore a infinite possibilità e quindi accogli la possibilità che ci siano imprevisti, che ci siano cambiamenti, che ci siano incontri inaspettati, ecco, allora in quel momento è possibile che cose nuove, eventi nuovi, persone nuove comincino ad entrare
nella tua vita e a popolarla e a ridargli un significato e un senso più ricco. Infine nella vita non possiamo mai sapere come andranno le cose, è possibile che ci sia un riavvicinamento nel futuro, ma l'obiettivo che ti invito a tenere è questo. In questo preciso momento, se stai vivendo una crisi o se stai affrontando una separazione dal tuo maestro, il mio consiglio è quello di concentrarti su di te. È il lavoro e il regalo più bello che tu possa farti, perché indipendentemente dal fatto che l'altra persona possa tornare o che tu decida o desideri di tornare ad avere una relazione professionale con un'altra persona, è importante che ti prenda cura di te stesso o di te stessa, perché sei la persona con la quale hai a che fare per tutta la vita e quindi prenderti cura di te è anche importante per capire a posteriori che cosa è successo, che cosa si poteva evitare o che cosa si poteva fare meglio. Non per recriminare il passato, perché il passato è passato, ma sicuramente ti può aiutare ad apprendere, quindi a sviluppare quel senso critico e riflessivo che ti aiuterà nel corso della vita ad avere una riflessione un po' più lucida delle varie esperienze che ti si presentano. Ad ogni modo, cominciare a prendersi cura di se stessi, della vita della mente, della propria interiorità e di quello che sentiamo, ponendoci in ascolto veramente rispettoso di noi stessi, senza giudicare noi stessi e nemmeno l'altra persona, fa tutta la differenza, perché distaccarsi da queste logiche di colpevolizzazione ci consente innanzitutto di comprendere che noi abbiamo un certo potere e una certa autonomia e responsabilità nella nostra vita e nelle nostre relazioni. E poi è anche importante tenere presente che nel corso del tempo, poiché anche le altre persone pensano alle varie situazioni che sono successe con noi, ad esempio, è possibile che avvenga un miglioramento reciproco. Come ti dicevo prima, non ha senso in questa fase aspettare che l'altra persona possa ritornare, possa cambiare, possa capire di aver sbagliato e viceversa, perché è una fase molto importante nella quale è opportuno intuire, cioè guardare dentro e capire che cosa sta succedendo dentro di noi, perché si sviluppano tutta una serie di meccanismi, di emozioni e di sensazioni che hanno necessità di essere viste, guardate e ascoltate. Puoi accogliere dentro di te tutto quello che hai imparato con questa persona come se fosse un tesoro. E non è detto che una relazione che finisce o che si interrompe non abbia portato cose belle o cose meritevoli di essere amate e onorate anche a distanza di tempo. Ed è importante conservare, custodire il ricordo nonostante la vita vada avanti necessariamente.